Ciao a tutti amici, benvenuti da Musica Nova, dagli amici di Musica Nova. Rino, tutta la sua famiglia mi accoglie sempre alla grande e io ringrazio. E siamo a Conversano, in provincia di Bari. C'è questo negozio, come vedete, molto ben fornito, ci sono tanti strumenti, tante occasioni e io vengo qui spesso perché ci sono le occasioni dove ci sono le occasioni, mi faccio vivo. Devo dire che Rino mi tratta sempre bene. E niente, io vabbè, sto provando questo FP60X. Io ho provato il 90X e il 30. Poi a volte io ritorno anche sugli strumenti, soprattutto sui piani elettrici come questo, i piani digitali. Questo si può anche considerare uno stage, nel senso che ha tutte le caratteristiche per andare su un palco. Ha anche però delle casse bellissime, insomma, uno strumento molto robusto, le casse suonano bene, insomma, sono quegli strumenti Roland un pochino più piantati per terra. Quando avevo provato il 90 avevo avuto proprio quella sensazione lì, quella dell'essere uno strumento piantato per terra, ben deciso, diciamo. Ecco, la cosa che dico subito è questa, visto che è un po' quello che ci interessa. La tastiera, il rapporto tra la tastiera e il suono è abbastanza, come dire, al di là del suono in sé, che può piacere o non piacere agli amanti di Roland, è una cosa personale, lo sapete come la penso, chi mi segue perlomeno, i pochi che mi seguono. Io non... la devo spiegare in questi termini, è una tastiera importante, cioè nel senso la sensazione di essere di fronte a un pianoforte. Che siamo noi a dover far suonare come vogliamo. Dinamica ce n'è, dobbiamo... ce n'è, però comunque bisogna suonare. Ve lo dico nel senso che è una cosa buona, positiva, non è un lato negativo dello strumento, anzi. Dall'altra parte è una tastiera importante, cioè anche dal punto di vista del peso, quindi bisogna mettersi nell'ordine di idee di doverci entrare in confidenza, ma è immediato perché è proprio questa sensazione di pianistico, di risposta pianistica che si ha subito e che è bello per uno strumento di questa fascia, di questo livello. Ecco, rispetto al 90 devo dire sento forse un po' meno, il suono di piano mi sembra diverso. Non ha la stessa profondità che mi ricordo, però potrebbe essere un mio... Sento meno, non lo so, meno profondità, ecco, forse l'unica parola che mi viene è quella. Però insomma siamo comunque di fronte, lo sentite, è un suono bello. Ecco, per far venire fuori il ferro bisogna spingere. Ci sono chiaramente anche poi le impostazioni dinamiche che vi permettono di fare quello che volete e non manca niente, i suoni sono più scuri, più chiari. Questo è più chiaro, upright, ci sono un po' di varianti, diciamo, ecco, chiamiamole così. Poi ci sono quelli dello storico Roland, no? RD1000, tutto quel mondo, JD. E sono integrati bene anche con la tastiera, non so come dire. C'è anche un Electric Grand abbastanza rispettabile. Saluto Marco Ballarani. Bello.
bello, buca, bello. Ci sono tanti suoni, questi sono tutti belli, arpsico. Faccio sempre questa cosa. Sono belli, poi ci sono i piani elettrici. Ecco, per esempio qui un pochino meno profondità la sento, ma ripeto, potrebbe essere solo una mia impressione. Su questi un dyno violentissimo. Urli, bello anche questo. È bello. Bello, bello, bello. Bello. Qualcuno mi ha preso in giro l'altra volta, ha detto i bello si sono sprecati. Se dico sempre le stesse cose, chiedo scusa agli amici che mi seguono. Ma questo è bello davvero, però. C'è un po' di tutto ed è tutto suonabile, bello, integrato bene con la tastiera anche. Un po' di FM. I suoni sono belli, ci sono tante di queste cose. Si torna periodo RD1000. Raramente li ho sentiti così. Sembrano veri. Belli. Un po' di squilibrio ogni tanto di volume, ma allora passerei. Allora, questi qui sono tutti molto belli, anche questi di X. Tremolo. Bello. Devo stare attento a non dire bello troppe volte. Questi vabbè si sa. Poi organi vabbè. Chissà se c'è qualcosa, vabbè. Sì. No. Dentro questi strumenti c'è sempre questa cosa qua. Ecco, questa è una cosa che dico, adesso passerò per scemo. Tanto non c'è problema. Cioè, in questi strumenti, quelli digitali, c'è sempre una categoria organo, ma non ha senso, cioè mettetelo negli other, perché non è un organo. E comunque fa niente. Non ce l'ho con nessuno, cioè tutti fanno così, tutte le aziende. Però si mette organ, sì, forse perché ci sono quelli da chiesa, poi a un certo punto. È forse un'abitudine così anche storica, no? Di questi strumenti digitali che hanno dentro la sezione organo, però strings a non finire, belli, tra l'altro, li possiamo unire al piano chiaramente, in modo abbastanza semplice, immagino. Se premo dual ho degli split, delle cose già fatte.
belli. Comunque questo è fondamentalmente, questi sono tutti sinfonici, diciamo, belli questi. Ci sono tante cose dentro, bello. E poi questi pad sono belli. Poi questi pad sono interessanti. Gradevoli, posso dire così. Oh. Ci sono tante cose oltre al piano. Non la faccio. Ma restano. Fantasia, non può mancare. Suonano bene le cose qua dentro, c'hanno una bella ciccia, non so come dire. Sono cariche, mi ricorda un po' il suono delle cose di una volta. Saranno gli effetti, forse c'è dentro la parte degli effetti. Questo suona veramente, cioè sembra di sentire il D50. Bello. Questi del D50 sono veramente belli belli, eh. Eh, praticamente è uno strumento, è un piano digitale, ma suona bene in generale, quindi anche questi suoni hanno una resa notevole. Vabbè, questi sono famosi, ci saranno anche delle batterie, infatti. C'è un po' di tutto. È uno strumento che può aiutare in varie situazioni, diciamo. E possiamo salvare in MyStage, diciamo, le cose che ci servono di più. Comunque, beh, io direi che il piano, che è alla base di uno strumento come questo, è ottimo. Come ho detto in questi video che ho fatto, metterò i link di questi strumenti qui sotto, se passate di lì per acquistarli o per acquistare qualcos'altro qui da Musica Nova, date una mano al canale a crescere, andare avanti, insomma. Questo è un basso eco. Devo dire che in generale poi c'è anche l'equalizzatore che si può usare velocemente se si vuole dare un po' di... tipo il piano che stavo usando.
Sì, insomma è tutto abbastanza utile, poi chiaramente ci sono delle cose delle quali non ho parlato, ma perché non le conosco, che sono il metronomo si può registrare, fare una song. Devo dire che suona sotto le mani è molto piacevole, ecco, quella è la cosa che, che in assoluto risulta immediata. Sì, è un bello strumento anche non solo il pianoforte. Come dire, ben calibrato, cioè tutte le componenti sono ben calibrate e questa serie qui FP è fatta bene in generale, fino al 90 che è molto molto bello, con la tastiera ancora più bella di questa, ma già questa è molto bella. Non so dirvi se poi il suono sia lo stesso, ma magari esca in modo diverso, non ne ho idea, però avendo fatto poco tempo fa il 90 mi sembrava ancora più, non so, dinamico, più profondo. Però vabbè, insomma, queste sono anche sensazioni che io ho, ma che poi dovete, cioè in realtà se voi andate a vedere i video magari me lo dite voi, perché io quando li riguardo poi mi rendo conto che molti strumenti sono estremamente efficaci anche in un ambito professionale, magari live, anche quando non sono concepiti per quello. Questa serie qui, quando arriva a un certo punto con questo e con quello successivo, siamo in un ambito di quel tipo, cioè questo è uno strumento che potrebbe essere un piano da suonare dal vivo. Forse bisogna dargli una mano in alto perché è un po' scurotto, però comunque è un bellissimo strumento. Io insomma, penso di aver detto tutto, ringrazio Musica Nova, ringrazio l'accoglienza sempre meravigliosa di Rino e della sua famiglia. Ripeto, metto i link qua sotto se passate di lì mi date una mano, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, iscrivetevi al canale perché tutti quelli che guardano i video non sono iscritti o comunque la maggior parte e questo non mi aiuta, nel senso che non dà una mano al canale. Fate insomma, io vi ringrazio perché siete sempre gentilissimi, i commenti sono sempre gentili, io cerco di fare il possibile per portarvi il suono degli strumenti come lo sento io, farvi percepire per quello che posso, come se provaste uno strumento in un negozio, no? Quello che si prova, ecco. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo presto, Musica Nova e a presto. Ciao ciao.